Siccome ho pensato una cosa molto importante, dovete farmi un regalo di Natale, dovete regalarvi una barca, quello sarebbe un grandissimo regalo di Natale. Oggi quindi volevo parlarvi di quello che sarebbe secondo me il miglior regalo di Natale, una barca vera che vi dovete fare. Quindi insieme a Manuel valuteremo insieme qua, dal Quale bellissimo mercatino di Bolzano, quale barca vera si addice di più a una coppia di persone che non vuole spendere più di 20.000 euro. Giusto? Perfetto. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. E così abbiamo deciso, compreremo una barca e lo faremo utilizzando il metodo di Giorgio e il mare. Quindi apriamo l'app di subito.it, il sito di annunci, e cerchiamo barca a vela inserendo il nostro budget. E guarda caso, senza farlo apposta, appare ai miei occhi subito, nel budget che mi ero prefissato, il Dufour 3800, una barca che rispecchia assolutamente le mie esigenze. Infatti questa è una di quelle case, di quei cantieri che vi ho presentato più volte nei miei video. Quindi affidabilità, sicurezza, ma anche la misura giusta. Con questa barca potrò fare esperienza in solitaria, o uscire con la mia compagna o con qualche mio amico, senza l'ausilio di un equipaggio numeroso. La prima cosa che guardo quando scruto un annuncio sono le foto. Infatti dalle immagini capisco tantissimo. Mi rendo subito conto che questa barca è stata ben tenuta. La guardo negli interni, zoomando guardo bene lo scafo, guardo bene i legni, guardo che non ci siano infiltrazioni. Una volta che le immagini mi hanno convinto, allora vado a vedere. Si vende uno splendido Dufour 3008 causa mancato utilizzo. La barca si presenta in ottime condizioni ed è vero. Un'altra occhiata alle foto e decisamente sì, merita di essere inserita tra le mie scelte preferite. Quindi via col cuoricino e salviamo la ricerca. E questa era la prima possibilità che vi do. Vedete là c'è la mia scuola, quella è la mia accademia, il mio lavoro, la mia accademia di teatro dove insegno. Questo è il Duomo di Bolzano e la mia accademia è questa qua bianca, la mia scuola. Andiamo avanti? Andiamo a vedere la prossima barca? Dai. Del Comet vi ho parlato poco nei miei video perché è una barca tutta italiana, nel senso che non solo è costruita a Forlì, ma ce l'hanno gli italiani, ce l'hanno solo gli italiani, non troverete molti stranieri che hanno il Comet in giro per l'Europa, quindi anche se è un cantiere, una barca straordinaria il Comet, è una barca legata molto alla nostra cultura ed è una barca che piace molto a noi italiani, difficile da trovare nel mercato europeo, però ne ho trovata una a un buon prezzo e quindi anche se va molto sotto il nostro budget, il Comet è sempre da prendere in considerazione. Perché? Perché è il Comet. Infatti il Comar Comet è sempre il Comet, così non mi è mai successo di entrare in un sito annunci, vedere l'annuncio di un Comet e non andare a vederlo. La prima cosa che guardo dentro il Comet è come sono stati tenuti i legni. Di solito un Comet è molto datato. I legni e il cielo si usurano subito. In questo caso le condizioni sono discrete, non eccelse ma accettabili. Vedo che c'è il rollafiocco, vedo che lo scafo è ben tenuto e vedo anche che è stato curato. Un'altra zoomata ai plexi e vedo anche che non c'è infiltrazione o segni evidenti sulle immagini. La cosa che mi piace di più però è il motore, un Volvo Penta e anche quello è una garanzia. E c'è un'altra cosa che mi colpisce molto, è questo sottopaiolato dove ci sono i bulloni del bulbo che è davvero messo molto bene. È un'altra cosa che io guardo sempre. Questo Comet per quel prezzo sembra proprio una bella occasione. Andiamo a vedere cosa dice il venditore. Vendo Comar Comet 910 così equipaggiato. Motore Volvo Penta da 20 cavalli, 650 ore di navigazione. Boccola asse e elica nuova, Genoa, Randa, lazy bag, spinacche e tangone, 2 batterie da 100 A, corrente in banchina, vericello Lofrans 1000 watt, ancora da 10 kg e 40 metri di catena. Barca in ordine utilizzata regolarmente anche nei campionati di circolo. E non è una cosa brutta. Ultimo carenaggio aprile 2024, quindi quest'anno. Sì, un cuoricino anche per il nostro Comet. Nel frattempo però ricordiamo che Giorgetti sarà in trasmissione a Radio NBC tra 2 settimane. Ah sì, questo sì, quindi seguitemi anche là perché insomma questi qua di Radio NBC mi vogliono girare dentro in un'intervista. Dai, che bello! Non so se so stare davanti a un microfono, però vediamo. Ma sì, dai, eventualmente, insomma. Insomma,
insomma, mentre scrollavamo qua con il cellulare ho trovato un Gran Soleil, e se trovo un Gran Soleil non posso non fermarmi. È vero, lo danno a qualcosa in più del mio budget, però vi ho detto, andate con l'assegno in tasca circolare, andate con i soldi in tasca e vedrete che rientrate quasi al vostro budget, molto vicino al vostro budget se partiamo da quella cifra lì. Quindi, siccome sapete, il Gran Soleil fa parte di quelle mitiche barche che fanno parte del mio bagaglio di sogni, allora mi sono dovuto soffermare anche se andava un po' più sopra il budget, perché il prezzo è buono. Andiamo a vedere l'annuncio. Il Gran Soleil 34, ragazzi, troppo bella. Vedete, questa è una di quelle barche che un armatore nella propria vita di marinaio deve aver avuto almeno una volta. Lei, oltre al prestigio, garantisce anche la sicurezza dell'armatore. Vi porterà dove volete ed è una di quelle barche che tiene il mare. La navigazione costiera con lei è sicura e senza imprevisti. Dietro l'angolo non c'è qualcosa di nascosto. È stata ben costruita, ben realizzata, ben pensata e soprattutto adatta alla crociera, anche se dobbiamo affrontarla in solitaria. Vi ho sempre detto, gli interni di questa barca sono abbastanza spartani, ma tutto è al suo posto. È una barca molto luminosa. Ha lo spray hood, il tendalino, piccoli elementi che danno una giustificazione a quel piccolo sovrapprezzo in più. Ma vi ho già detto, ci presentiamo con l'assegno in tasca e avremo tutt'altra forza di contrattazione. Andiamo a vedere cosa ci dice l'armatore. Barca a vela anno 1980 molto ben tenuta. Dotazioni domestiche di bordo, prese interne 12 volt, VC marino, manuale intrattenimento, altoparlanti, radio AM, FM stereo. Accessori, vele, avvolgifiocco, lazy bag, lazy jack, Vang. Questa barca ci chiama il nostro cuoricino blu e lo mettiamo. €15.000 per un altro Mariver. Devo tenerla in considerazione. È il cantiere di costruzione che ha costruito la mia barca, il Mariver Almadira. Questo è il Mariver Pierrot. Va preso in considerazione anche lui. È una gran bella barca. Per quel prezzo ve lo devo proporre. Non potevo non prendere in considerazione questo annuncio. Il Mariver Pierrot è una barca straordinariamente ricercata e valutata sul mercato. Infatti questo prezzo è in linea con il suo valore di mercato e sicuramente quindi è degno di nota. Per farvi capire bene, il Pierrot è ricercato come può essere ricercato un Mercedes Pagoda, un Fiat 124 Spider. È una di quelle barche che acquista sempre più valore, grazie alle sue grandi capacità di adattarsi alle esigenze dell'armatore. Non è retorica. Infatti, andate a ricercare la storia del cantiere. Ogni barca è stata costruita come un vestito sartoriale scozzese, quindi cucito su misura sulle esigenze dell'armatore. Non c'è un Pierrot uguale all'altro, non c'è un'Almadira, che è la mia barca, uguale all'altra. Chi voleva la chiglia oceanica, quindi per la lunghezza della linea di galleggiamento, chi voleva invece la deriva più contenuta, chi voleva l'elica libera, chi voleva l'elica incapsulata. Insomma, questa barca è una barca fatta su misura. Ha una grandissima navigabilità, è velocissima in bolina, forse per questo che è così amata. È una barca che si presta per le regate storiche ed è facilissima da manovrare e da portare in mare. Ha stile, è una barca che ha stile. Quindi addirittura risparmiando 5.000 euro dal nostro budget possiamo portarci via una barca che la gente ci invidierà. Andiamo a vedere la descrizione e notiamo che oltre a tutte le dotazioni normali di bordo c'è anche la zattera di salvataggio. Quindi questa è una barca che mi convince, cuoricino e via. Molte delle persone che si sono comprate la barca seguendo il mio canale mi hanno scritto e hanno realizzato il sogno. Fatelo anche voi. Ditemi quale barca avete comprato, mandatemi foto, mandatemi video, che io vado fuori di testa per queste cose. Che responsabilità, ragazzi, quanti armatori nuovi ho creato. Non so, magari sarà per questo che non sto molto simpatico ai velisti storici che rendevano questa passione praticamente una lobby. Ho sdoganato noi persone normali a questo mondo. Sono troppo orgoglioso di questo. Ma è anche una grande responsabilità. Fate acquisti con parsimonia e con attenzione e confrontatevi prima con un esperto quando andate a vedere la barca, va bene? Vi vado a presentare l'ultima barcavela di oggi. Rimango qua per voi, ragazzi, continuiamo così, iscrivetevi al canale perché metterò altri bellissimi video, altre bellissime barche. È il caso che vi uniate alla nostra community perché è inutile rimanerne fuori ormai. Chi ha questo sogno, chi vuole una barca a vela, chi ha una barca a vela, ormai si è unito a noi, siamo quasi 10.000 persone, tutti gli appassionati, sognatori d'Italia, ormai stanno entrando in questa community, è assurdo rimanerne fuori, vi perdereste tutte le novità.
sui posti barca, i video sui posti barca che sto per girare e tutto ciò che sta per accadere sul mio canale, che sono grandi novità, le dirette in mare, i viaggi e tutte quelle cose che a voi piacciono tanto. Quindi iscrivetevi al canale, è gratis, non vi chiederò mai un euro ragazzi, e quindi perché no, va bene? Ormai mi conoscete molto bene. Se dovessi scegliere oggi, adesso, tra queste 5 meraviglie, eccola qui, sceglierei proprio lei. Barca a vela Mustang 33, costruita da Angelo Ostuni a Roma negli anni 70. Beh, lei è semplicemente la più bella, la più veloce e quella che io considero il più grande esempio di maestria cantieristica italiana. Ma guardatela, guardate quanto è grande questo albero, è infinito. Guardate la sua tuga schiacciata, ribassata. È una barca da corsa, la si può annoverare tra gli esempi di race cruiser, una barca da gara e da crociera, una meraviglia, con 2 cabine. La vedete? Snella, oddio, neanche troppo snella perché lei ha un baglio di 3,40 metri e considerando che è una barca degli anni 70 è un baglio piuttosto largo, ma è l'albero che impressiona, la sua chiglia, il suo disegno, la sua forma, la sua tuga. Con questo budget, se fossi chiamato io a scegliere oggi, lei sarebbe già mia. Torno a dare un'occhiata a queste immagini e vedo tutto ciò che mi piace. Interni in pelle bianca, inserti bianchi nei pensili, un bagnetto molto funzionale, ma ritrovo la foto della barca in navigazione. E di nuovo questo albero che mi conquista. È decisamente lei. Comprare la barca in questo periodo vuol dire risparmiare anche il 20-25%. Infatti le 5 barche che ho trovato sul sito di annunci oggi fanno tutte parte di quel mio bagaglio di passione che vi ho presentato negli ultimi video. È adesso che è il momento di comprarvi la barca ed è adesso che la compreremo insieme. Il vostro budget nel campo del cruiser è ridotto, sono pochi soldi, 20.000 euro, per trovare tutto quello che serve in una barca. Vi serve sicurezza, stabilità, efficacia, però sono barche che ci possono consentire di navigare anche in solitaria. È anche questo che fa parte del nostro percorso, di quello che serve a noi. Vi ho detto, è difficile trovare un equipaggio per uscire in barca. Da molti anni capita anche a me che mi trovo spesso da solo e devo uscire da solo. Perché alla fine poi ragazzi, sono pochi quelli che danno corda alle vostre follie. E vi ritrovate da soli. Se avete la fortuna di avere una compagna o un compagno, ma non verrà sempre. Sarete spesso da soli. Quindi ci serve una barca capace di essere manovrabile, che ci consenta di entrare in marina in solitaria. Ci serve una barca che sia facile da portare in ogni condizione. Al budget in questione dovete anche aggiungere le spese per la sicurezza. Non si esce in mare senza una zattera di salvataggio, anche se fate navigazione costiera. Ci sono tanti sistemi di sicurezza che dovete avere sulla barca e quindi dobbiamo aggiungere un altro 3, 4, 5% per la sicurezza al nostro budget. Quindi dalla città che Natale diventa la più magica d'Italia, io vi saluto. Siamo riusciti anche a sdoganare questo, Bolzano, barca a vela. Che tipo strano che sono. Ciao da Giorgio, Bolzano e il mare. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love on this road.